Ciao appassionati di bonsai e bentornati su questo canale. Oggi vi voglio andare a far vedere le due piante che ho raccolto quest'anno, quindi i due arachi che ho raccolto quest'anno tramite la tecnica dello Yamadori. Semplicemente sono, vabbè, le conoscete, però vi rinfresco la memoria, sono due olmi campestri che avevo qui a casa e che andavano sostanzialmente tolti dalla posizione in cui erano. Uno è questo, che magari vedendolo da dietro lo capite un po' meglio, è questo qui, quello più dritto e con tutti questi rametti, e l'altro ve lo faccio vedere tra poco. Sostanzialmente volevo farvi vedere un attimo come stavano le piante, cioè se vedete bene la pianta è cresciuta veramente tanto. Non ricordo se questa o l'altra avevano fatto anche una piccola radice nel terreno, quindi uscendo dal vaso, ma se non sbaglio anche tutte e due, non me lo ricordo bene. Sostanzialmente che cosa sono andato a fare su entrambe le piante? Gli ho somministrato i biostimolanti da quest'estate in poi e ogni tanto gli ho anche somministrato una piccolissima quantità di Prodigy, ma veramente piccola sparsa in tutto il vaso, in modo tale da un pochettino attivare il terreno, calcolando che già quando le avevo rinvasate ci avevo messo dentro il terreno un attivatore di terreno che quindi sarebbe andato ad attivare tutta la materia organica, tra virgolette, del terreno. Come vedete ha fatto tantissimi rametti da quel punto che secondo me mi potrebbero tornare molto utili. Guardate lì come, vediamo se riesco a farvelo vedere, qui in questo punto, esatto, si vede abbastanza chiaramente che c'è proprio uno scalino. Quella dovrebbe essere tutta la vena viva nuova che ha fatto il giro, sorretta da tutti questi nuovi rami, e praticamente poi l'anno prossimo o comunque nei prossimi anni andrà a chiudere. Che cosa voglio fare con questa pianta? Probabilmente andrò a fare una scopa rovesciata, vista l'abbondanza di rami, visto il fatto che il tronco è molto dritto, in realtà ha anche un bel diametro, perché guardate, ha un bel diametro, e secondo me ci può uscire un bel progettino. Sarà da strutturare col tempo, ma sappiamo perfettamente che gli olmi campestri danno soddisfazioni al lato vigoria, l'abbiamo visto anche quest'anno. Quindi sono molto soddisfatto di come sta progredendo questa pianta e di come ha attecchito. Ora passiamo alla seconda pianta e poi c'è un piccolo bonus per voi a fine video, che sarà una terza pianta che non ho raccolto, ma la sto creando praticamente dalla radice del mio altro olmo campestre, quello che da anni sto portando avanti. Ci vediamo con la seconda pianta raccolta. Eccoci qua con il secondo olmo. Questo, volendo, è cresciuto anche molto di più dell'altro perché ha fatto meno rami ma più forti. Questa pianta è un po' diversa. Secondo me ci uscirà sempre una scopa rovesciata per via di tutti i rami che ha fatto qui sul callo, però ha un tronco più conico e anche leggermente movimentato, il che è molto interessante. Però secondo me una bella scopa rovesciata anche qui ci può uscire. Guardate il diametro che hanno questi rami, sono andati proprio alla grande, sono ben cortecciati e questa cosa mi dà veramente tanta soddisfazione. Questa qui poi aveva questa radice qua, che io poi sono andato a troncare qui se non sbaglio, perché inizialmente erano due piante una attaccata all'altra, poi io le ho divise, quindi ho ottenuto questo tronco che era più piccolo ma più movimentato e l'altro tronco che era più grande ma più dritto. Ma secondo me in entrambi potrebbe uscirci una bella scopa rovesciata. Forse l'altro è un po' più adatto, però qui troviamo il modo di farci uscire qualcosa di interessante. Però possiamo dire che gli olmi a livello di vigoria vegetale stanno
tranquillamente al passo con i tridenti, e qui a casa mia anche con i lecci. Quindi ora vediamo un attimo come reagiranno. Poi quando si spoglieranno dalle foglie avremo sicuramente un quadro ancora più chiaro. Non le rinvaserò di nuovo perché sono già state rinvasate quest'anno, andrò a lavorare solo la parte aerea l'anno prossimo su tutte e due, e poi faremo selezione dei rami e cercheremo un attimo di capire se impostare anche questa scopa rovesciata oppure no. Voi lasciatemi un consiglio nei commenti, ve la faccio vedere anche sul retro, vedete com'è, e cerchiamo di capire che cosa può uscirci con questa pianta. Ora vi faccio vedere l'ultima pianta, che secondo me è quella più particolare, quella più strana, però è un bellissimo esperimento che sto facendo, e poi ci salutiamo. Ecco qua l'ultima delle 3 piante. Questa praticamente, come vi raccontavo, è una radice, cioè questo pezzo qui era una parte diciamo del troncone che usciva sull'altro olmo, quello che vi lascio qui in alto a destra, quello che sto effettivamente portando avanti come bonsai, e praticamente quando sono andato a rinvasarlo c'era quel troncone molto lungo che andava da un lato e questo spuntone che andava in basso dall'altro lato, solo che era uno spuntone troppo grande e ho deciso di tagliarlo, ma aveva tantissime radici, perché la maggior parte delle radici della pianta praticamente stava qui attaccato. Così facendo, quindi avevo tagliato questa parte e ho pensato, ma visto che ha tutte queste radici, perché non provo a piantarlo in un vaso? E questo è il risultato. Durante un anno, con tutte le radici che ha, è andato a fare tutto un callo intorno, cosa che comunque già avete visto negli altri video sugli olmi, e praticamente ha fatto tutti questi rami. Quindi io ora non so bene che cosa fare con questa pianta, però sicuramente sarà un esperimento interessantissimo andarla a mantenere e cercare di capire un pochettino come evolverà e se in futuro si potrà tirare fuori qualcosa di interessante da un progetto del genere. Ovviamente andrà richiuso il callo, andrà visto come la pianta continuerà con questi tronchi, capiamo. Potrebbe essere un esperimento interessante, non è detto che diventerà mai un bonsai, ma fa parte anche dello studio della fisiologia, diciamo, degli olmi, che comunque fa sempre comodo sapere cose in più sulle varie specie. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi invito a scrivermi con un commento voi che cosa fareste con tutti e 3 questi olmi. Secondo me può uscirne qualcosa di interessante e ludico. Se vi va, condividete il video con i vostri amici appassionati o con chi volete. Vi ricordo il canale Telegram delle offerte che vi lascio qui a video oppure in alto a destra, e noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!